Lezione 1. Orari della palestra. Il centro benessere è aperto dalle 6 alle 22, il che è molto comodo. Esatto. Questi orari consentono un programma di allenamento flessibile, a seconda degli impegni di ciascuno. Apprezzo il fatto di poter andare la mattina presto o la sera tardi. Assolutamente sì. È perfetto sia per chi si alza presto che per chi ama la vita notturna. Spesso mi accorgo che allenarmi al mattino mi dà la carica per affrontare la giornata. Sì, c'è qualcosa di rinfrescante nell'iniziare la giornata con un po' di attività fisica. Forse dovremmo organizzare un corso insieme un giorno. Sembra fantastico. Sarebbe più motivante allenarsi con un amico. Ecco come mantenerci in salute e goderci il tempo trascorso in palestra. Lezione 2. Disintossicazione digitale. Durante un detox digitale è fondamentale tenersi occupati in altri modi. Assolutamente sì. Mi dedico ad attività che non prevedono l'uso di schermi, come la lettura o l'escursionismo. Questo è un approccio splendido. La natura ha un modo tutto suo di rinfrescare la mente e lo spirito. Sì, ho scoperto che disconnettermi dalla tecnologia mi aiuta a riconnettermi con me stesso. Forse dovrei provare a dipingere, potrebbe essere uno sfogo creativo durante la mia disintossicazione. Sembra fantastico. Le attività artistiche possono essere incredibilmente terapeutiche. Sfidiamoci a vicenda a trovare nuovi hobby durante il nostro prossimo periodo di disintossicazione. Adoro questa idea. Eccoci qui a esplorare nuovi interessi e ad apprezzare il momento presente. Davvero. Che il nostro detox digitale ci porti a scoperte deliziose. Lezione 3. Eredità storica. È affascinante come alcuni aspetti della storia possano plasmare la nostra società attuale. Esatto. L'eredità delle decisioni passate spesso influenza le nostre azioni presenti. Ad esempio, l'idea che, nonostante il nostro scarso potere di aggiungere o togliere, la storia venga spesso notata ma raramente ricordata. Sì, è fondamentale imparare dalla storia, eppure molti ne trascurano gli insegnamenti. Forse dovremmo avviare delle discussioni per sensibilizzare l'opinione pubblica su queste intuizioni storiche. Sembra un'idea fantastica. Capire la storia può aiutarci a orientarci nel futuro. Organizziamo un piccolo club del libro incentrato sui testi storici. Mi piacerebbe molto. Un brindisi al passato per arricchire la nostra comprensione del presente. Assolutamente sì. Che le nostre conversazioni possano suscitare interesse nell'imparare dalla storia. Lezione 4. Acquisto di scarpe. Queste scarpe sono bellissime. Cosa ne pensi? Penso che siano piuttosto comode, perfette sia per contesti informali che formali. Sì. Per me la comodità è fondamentale, non sopporto di indossare scarpe che mi stringono i piedi. Sono completamente d'accordo. Che taglia indossi di solito? Di solito indosso una taglia 10. È fondamentale trovare la misura giusta per un comfort ottimale. È vero. Forse dovremmo controllare se hanno quella taglia disponibile. Chiederò all'addetto alle vendite di aiutarci. Ottima idea. Ecco come trovare il paio di scarpe perfetto.
Sì. Che la nostra avventura di shopping sia un successo e un piacere. Lezione 5. Standard di bellezza. È interessante notare come spesso vengano percepite le donne che vincono regolarmente concorsi di bellezza nazionali. Sì, ed è altrettanto affascinante come gli uomini abbiano la reputazione di essere rudi e di non parlare più del necessario. Giusto. Sembra che ci siano aspettative sociali distinte per entrambi i sessi. Assolutamente sì. Questi stereotipi possono essere piuttosto limitanti. Forse dovremmo sfidare queste norme celebrando diverse forme di bellezza ed espressione. Sembra un'idea meravigliosa. Accettare l'individualità è essenziale nella società odierna. Approfondiamo ulteriormente questi argomenti e incoraggiamo conversazioni aperte sugli standard di bellezza. Esatto. Eccoci qui a ridefinire la bellezza e a celebrare l'autenticità. Sì. Che le nostre discussioni possano ispirare altri ad accettare il loro vero sé. Lezione 6. Monitoraggio delle metriche. È essenziale monitorare parametri chiave come il traffico del sito web, le conversioni e il feedback dei clienti. Assolutamente sì. Queste metriche forniscono informazioni preziose sulle performance di un'azienda. Credo che possano guidarci nel prendere decisioni consapevoli per le strategie future. Esatto. Analizzare questi dati può aiutare a individuare aree di miglioramento. Forse dovremmo istituire un processo di revisione regolare per monitorare queste metriche. Sembra un piano fantastico. La coerenza è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. Creiamo una dashboard per visualizzare i nostri progressi nel tempo. Ecco come prendere decisioni basate sui dati per un futuro di successo. Sì. Che i nostri sforzi portino a risultati eccezionali. Lezione 7. Programmi fitti di impegni. Sono stato impegnato come sempre, ho tantissimi incontri in calendario. Capisco. Sembra che tutti vogliano discutere di qualcosa di importante contemporaneamente. Esatto. Ci sono novità sul nuovo progetto di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Sì, la squadra sta facendo progressi significativi, ma abbiamo ancora qualche ostacolo da superare. Apprezzo gli aggiornamenti, aiutano a rimanere informati in mezzo al caos. Assolutamente sì. La comunicazione è fondamentale per garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Forse dovremmo programmare un incontro di follow-up per affrontare eventuali preoccupazioni persistenti. Sembra un'idea fantastica. Ecco come rimanere organizzati ed efficienti. Sì. Che il nostro lavoro di squadra possa portare a risultati di progetto di successo. Lezione 8. Eredità e famiglia. È interessante notare come l'azienda agricola di famiglia venga solitamente ereditata dal figlio maggiore. Sì, e questo spesso significa che altri figli e figlie potrebbero dover seguire percorsi diversi. Credo che possa creare un senso di responsabilità per l'erede, ma anche suscitare un certo risentimento tra i fratelli. Assolutamente sì. Le dinamiche familiari possono essere piuttosto complicate in queste situazioni. Forse dovremmo esplorare il modo in cui le diverse culture gestiscono l'eredità e il lascito familiare. Sembra affascinante. Comprendere prospettive diverse può arricchire le nostre opinioni.
Condividiamo storie e approfondimenti sulle nostre famiglie e sulle loro tradizioni. Ecco come imparare dalle esperienze degli altri. Sì. Che le nostre discussioni possano approfondire la nostra comprensione delle dinamiche familiari. Lezione 9. Screening del curriculum. Hai terminato di esaminare i curriculum per la nuova posizione? Non ancora, ce ne sono ancora circa 20 da esaminare e voglio essere scrupoloso. È comprensibile. È fondamentale trovare il candidato giusto per il lavoro. Assolutamente sì! Ogni curriculum racconta una storia e voglio assicurarmi che scegliamo con saggezza. Forse potremmo dividere i curriculum rimanenti per rendere il processo più rapido. È un'idea fantastica! Il lavoro di squadra può velocizzare notevolmente lo screening. Stabiliamo una scadenza per mantenere vivo lo slancio. Ecco come trovare la soluzione perfetta per il nostro team. Sì. Che i nostri sforzi possano portare a un'assunzione di successo. Lezione 10. Sensibilizzazione sulla salute pubblica. Il numero crescente di casi in alcune regioni è preoccupante. Sì, è fondamentale che tutti seguano le linee guida sanitarie raccomandate. Assolutamente sì. La consapevolezza e l'aderenza alle regole possono ridurre significativamente la diffusione della malattia. Credo che gli sforzi della comunità per informare ed educare il pubblico siano fondamentali. Forse dovremmo prendere in considerazione l'idea di fare volontariato per sostenere le iniziative sanitarie locali. Sembra un'idea fantastica. Ogni piccolo contributo contribuisce a promuovere la salute pubblica. Facciamo un brainstorming su come possiamo contribuire insieme a sensibilizzare l'opinione pubblica. Ecco come avere un impatto positivo sulla salute della nostra comunità. Sì. Che le nostre azioni possano ispirare altri a dare priorità alla salute e alla sicurezza. Lezione 11. Piani di viaggio. Oh, che emozione! Dove ti piacerebbe andare in questo viaggio? Sono aperto a nuove idee, magari un posto con paesaggi meravigliosi e una cultura ricca. Sembra perfetto. Una destinazione che offra sia bellezze naturali che storia sarebbe l'ideale. Sì, ho sempre desiderato esplorare luoghi dove poter fare escursioni e conoscere le tradizioni locali. Che ne dite di una location vicino alle montagne? Spesso offrono panorami mozzafiato e attività entusiasmanti. Che idea fantastica! Potremmo fare escursioni durante il giorno e gustare la cucina locale la sera. Esatto. E se trovassimo un lago, potremmo anche provare qualche sport acquatico. Sono entusiasta. Iniziamo subito a cercare possibili destinazioni. Ecco a voi un viaggio indimenticabile ricco di avventure e scoperte. Lezione 12. Avventure acquatiche. Ricordo quel giorno al lago, lei entrò subito e si sdraiò galleggiando senza sforzo. Sembra delizioso. C'è qualcosa di così liberatorio nell'essere in acqua. Assolutamente. Ho immerso le dita dei piedi e ho sentito il freddo, era rinfrescante e rinvigorente. Immagino. Il contrasto tra l'acqua fresca e il sole caldo deve essere stato perfetto. Sì. Guardarla galleggiare pacificamente mi ha fatto venire voglia di unirmi a lei, nonostante il freddo iniziale.
Una volta che ci si abitua alla temperatura, ne vale sempre la pena. Esatto. Forse dovremmo organizzare presto un'uscita simile. Che idea geniale! Non dimentichiamoci di portare un picnic dopo la nuotata. Ecco come godersi la vita all'aria aperta e creare ricordi meravigliosi. Lezione 13. Consigli di cucina. Per preparare le zucchine, basta tagliarle a fettine sottili e poi grigliarle per un paio di minuti per lato. Sembra delizioso. Grigliare esalta davvero i sapori delle verdure. Assolutamente sì. Esprime un delizioso sapore affumicato che si abbina bene a diversi piatti. Ho notato che le zucchine assorbono bene i sapori. Hai qualche condimento preferito? Una spolverata di sale, pepe e magari un filo d'olio d'oliva fanno miracoli. Sembra semplice ma efficace. Potrei provare ad aggiungere qualche erba per un sapore più intenso. Sì. Erbe aromatiche e fresche come basilico o timo possono arricchire ulteriormente il piatto. Mi è venuta fame solo a pensarci. Vogliamo organizzare una lezione di cucina presto? Ecco a voi deliziosi piatti e meravigliosi esperimenti culinari. Lezione 14. Pianificazione dell'itinerario. Non mancherò di aggiungerlo al mio itinerario, sembra una tappa obbligata. Avete altri suggerimenti su attività o attrazioni da includere? Credo che visitare i musei locali possa offrire spunti interessanti sulla cultura locale. È un'idea fantastica. I musei spesso mettono in mostra la storia e l'arte di una regione. Inoltre, potremmo esplorare i parchi e trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. Sì, un buon mix di attività al chiuso e all'aperto renderà il viaggio equilibrato. Non vedo l'ora di vedere come si concretizzeranno i nostri piani. Definiamo presto il nostro itinerario, così potremo iniziare a contare i giorni che mancano. Ecco a voi un'avventura fantastica, ricca di esplorazione e divertimento. Lezione 15. Prodotti freschi. Conosco un ottimo posto dove acquistare prodotti freschi, il mercato ha una selezione meravigliosa. Sono d'accordo. C'è qualcosa di speciale nell'acquistare frutta e verdura fresca. Qual è la cosa che preferisci comprare quando sei al mercato? Adoro raccogliere i pomodori maturi, sono perfetti per insalate e salse. Ottima scelta! Spesso cerco erbe aromatiche fresche per arricchire i miei piatti. Le erbe aromatiche fresche possono fare la differenza nel sapore. Dovremmo organizzare insieme una gita al mercato. Sì. Esplorare il mercato e scoprire nuovi ingredienti è sempre un piacere. Ecco a voi nuove scoperte e deliziosi piatti cucinati in casa. Davvero. Godiamoci insieme la generosità della natura. Lezione 16. Percorsi di viaggio. Ho letto che alcuni animali si muovono seguendo percorsi circolari. È affascinante, ma mi chiedo perché alcuni prendano invece percorsi ellittici o ovali. Potrebbe essere correlato alle loro strategie di caccia o al terreno in cui si muovono. Assolutamente. La natura trova sempre un modo per adattarsi al suo ambiente. Trovo intrigante come tali modelli possano influenzare la loro sopravvivenza. Sì,
è un brillante promemoria della complessità del mondo naturale. Forse dovremmo approfondire l'argomento sui comportamenti degli animali e sui modelli migratori. Sembra un argomento avventuroso. Immergiamoci più a fondo nei misteri della natura. Eccoci alla scoperta delle meraviglie della fauna selvatica e dei loro incredibili viaggi. Lezione 17. Celebrare la crescita. Un brindisi a questo. Alla crescita e al non rinunciare mai ai nostri sogni. Assolutamente sì. La perseveranza è la chiave per raggiungere i nostri obiettivi. Spesso mi accorgo che le sfide possono portare a inaspettate opportunità di crescita. Sì, ogni ostacolo che superiamo ci rende più forti e più saggi. È importante celebrare ogni piccola vittoria lungo il cammino. Sono completamente d'accordo. Riconoscere i nostri progressi ci mantiene motivati. Forse dovremmo stabilire nuovi obiettivi e condividere le nostre aspirazioni. Sembra fantastico. Ispiriamoci a vicenda per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. Eccoci qui a perseguire i nostri sogni con passione e determinazione. Lezione 18. Piani per il pranzo. Penso che mangerò un panino. Sembrano deliziosi oggi. E tu, hai qualche idea su cosa vorresti ordinare? Prenderò un'insalata, mi sembra rinfrescante e leggera. Ottima scelta! Un'insalata può essere sia nutriente che saziante. Troviamo un tavolo e godiamoci il nostro pasto in un angolo accogliente del bar. Sembra perfetto. Adoro l'atmosfera di questo posto. È sempre bello trascorrere insieme una rilassante pausa pranzo. Ecco a voi deliziose conversazioni gustando del cibo delizioso. Davvero. Che il nostro pranzo sia piacevole e appagante. Lezione 19. Trasporto pubblico. Il trasporto pubblico in Nord America varia notevolmente da luogo a luogo. È verissimo. Alcune città hanno sistemi eccellenti, mentre altre possono essere piuttosto carenti. Sì. Ho sperimentato entrambi gli estremi durante i miei viaggi. È interessante notare come i trasporti influenzino il modo in cui le persone si muovono nelle loro città. Esatto. Un trasporto pubblico affidabile può ridurre significativamente il traffico e l'inquinamento. Mi chiedo spesso come le città possano migliorare i loro sistemi per servire meglio i cittadini. Richiede una pianificazione attenta e investimenti nelle infrastrutture. Forse dovremmo sostenere l'introduzione di migliori opzioni di trasporto pubblico nella nostra comunità. Ecco come fare scelte consapevoli che siano vantaggiose sia per le persone che per il pianeta. Lezione 20. Approfondimenti storici. L'Irlanda dovette affrontare numerose sfide, fu attaccata durante gli anni 800 e 900. Sì, e poi nel 1100 gli inglesi invasero l'Irlanda, cambiando il corso della storia. È affascinante il modo in cui questi eventi hanno plasmato il panorama culturale del paese. Assolutamente sì. Comprendere questa storia è fondamentale per apprezzare l'Irlanda moderna. Credo che esplorare questi eventi possa fornire spunti anche su questioni attuali. Sì, la storia spesso si ripete ed è fondamentale imparare da essa.
Forse dovremmo leggere di più sulla storia irlandese per approfondire la nostra comprensione. Sembra un'idea fantastica. Brindiamo alla scoperta del passato insieme. Davvero. Che la nostra esplorazione della storia possa portare a una maggiore consapevolezza e apprezzamento. Lezione 21. Capacità di ascolto. Ascoltare attentamente è fondamentale, soprattutto in contesti professionali. Sono completamente d'accordo. Può fare una differenza significativa nel comprendere gli altri. Sì. L'ascolto attivo favorisce una migliore comunicazione e riduce i malintesi. Ho scoperto che anche porre domande chiarificatrici può migliorare la conversazione. Assolutamente sì. Dimostra che sei coinvolto e interessato alla discussione. Forse dovremmo mettere in pratica le nostre capacità di ascolto durante la nostra prossima conversazione. Sembra un'idea fantastica. Concentriamoci sull'ascoltarci veramente a vicenda. Ecco come migliorare la nostra comunicazione e costruire connessioni più forti. Certo. Insieme possiamo migliorare le nostre capacità di ascolto. Lezione 22. Prepararsi per lo shopping. Capisco. Faremo del nostro meglio per farlo funzionare il prima possibile. È rassicurante sentirselo dire. È sempre importante avere tutto in ordine prima di partire per lo shopping. Assolutamente sì. Un po' di preparazione è fondamentale per garantire un'esperienza senza intoppi. Sì, riduce al minimo le possibilità di sorprese dell'ultimo minuto che potrebbero mandare all'aria i nostri piani. Esatto. Dovremmo anche considerare di fare una lista di ciò di cui abbiamo bisogno. È un'idea geniale. Una checklist ci aiuterà a rimanere concentrati e organizzati. Prenderò carta e penna, assicuriamoci di non dimenticare nulla di importante. Ecco a voi un'avventura di shopping ben pianificata e piena di deliziose scoperte. Sì. Che i nostri sforzi possano tradursi in una gita piacevole e di successo. Lezione 23. Esperienze di viaggio. Bene, è iniziato tutto alla grande, ma ho avuto un piccolo incidente in aeroporto. Oh no, cos'è successo? Spero non sia stato niente di troppo grave. Per sbaglio ho messo il mio maglione preferito nel bagaglio da stiva invece che nel bagaglio a mano. Sembra frustrante. Sei riuscito a recuperarlo? Fortunatamente, ce l'ho fatta. È stato un semplice errore, ma l'inizio è stato stressante. Immagino. Viaggiare a volte può essere davvero frenetico. Assolutamente sì. Mi ha insegnato a controllare 2 volte il bagaglio prima di partire. Questa è una lezione preziosa. Brindiamo a viaggi più tranquilli in futuro. Sì. Che il nostro prossimo viaggio sia pieno solo di piacevoli sorprese. Lezione 24. Scoperte di moda. Oggi sono alla ricerca di vestiti comodi. E tu? Sto cercando un blazer elegante. È essenziale per i miei prossimi incontri. Un blazer è un'ottima scelta. Può davvero valorizzare il tuo look professionale. Esatto. Voglio qualcosa che abbia un aspetto elegante, ma che sia anche comodo.
Forse dovremmo visitare insieme qualche negozio, potrei darti la mia opinione. Lo apprezzerei molto. È sempre bello avere un secondo parere quando si fa shopping. Cerchiamo un blazer che sia allo stesso tempo chic e funzionale. Ecco a voi i pezzi perfetti per arricchire il nostro guardaroba. Sì. Che la nostra avventura di shopping sia un successo e un piacere. Lezione 25. Contesto storico. In quell'anno l'Inghilterra fu conquistata da un re proveniente dalla parte settentrionale della Francia. Questo è un evento storico significativo. Deve aver cambiato il corso della storia inglese. Esatto. Lui e i suoi seguaci parlavano francese, il che influenzò la lingua e la cultura. Assolutamente sì. La fusione di culture può creare un ricco arazzo di tradizioni. Mi chiedo spesso in che modo tali eventi possano plasmare l'identità nazionale nel tempo. È affascinante. Ogni conquista o cambiamento porta con sé nuove idee e prospettive. Forse dovremmo approfondire l'impatto di questa conquista sull'Inghilterra moderna. Sembra un'idea geniale. Capire la storia può fornire spunti preziosi. Eccoci alla scoperta degli strati di storia che plasmano il nostro mondo odierno. Lezione 26. Siti web intuitivi. Sì, un sito web intuitivo porta a tassi di conversione più elevati, non è vero? Assolutamente sì. Un'interfaccia ben progettata può fare una differenza significativa nell'esperienza del cliente. Trovo che una navigazione semplice incoraggi i visitatori a esplorare di più. Esatto. Quando un sito web è intuitivo, i clienti sono più propensi ad acquistare. Forse dovremmo discutere di alcune caratteristiche di progettazione che ne migliorano l'usabilità. È un'idea fantastica. Layout semplici e call to action chiare sono fondamentali. Sono d'accordo. L'obiettivo è creare un'esperienza fluida per l'utente. Ecco come progettare siti web che attraggano e fidelizzino i clienti senza sforzo. Sì. Che le nostre iniziative digitali prosperino con design intuitivi. Lezione 27. Conservare i ricordi. Hai ragione. Sono sicuro che troverò degli oggetti dal valore sentimentale per la mia scatola dei ricordi. Sembra fantastico. Gli oggetti che hanno un significato personale possono evocare ricordi intensi. Assolutamente sì. Ho intenzione di includere fotografie e lettere che significano molto per me. Sono scelte perfette. Ogni articolo racconterà una storia a sé stante. Credo che sia importante preservare questi ricordi per il futuro. Sì, una scatola dei ricordi può essere un bellissimo ricordo dei nostri viaggi. Forse dovremmo condividere le nostre scatole dei ricordi una volta che saranno piene. Sembra un'idea deliziosa. Brindiamo al piacere di custodire i nostri ricordi insieme. Sì. Creiamo ricordi duraturi che riflettano chi siamo. Lezione 28. La piscina perfetta. L'appartamento ha una piscina, il che è molto attraente. Certo che sì. Una piscina può essere un modo meraviglioso per rilassarsi e distendersi.
Immagina di rilassarti a bordo piscina in una calda giornata estiva. Sembra delizioso. Mi immagino già mentre leggo un bel libro. Esatto. Inoltre, avere una piscina può essere l'ideale per organizzare riunioni. Assolutamente sì. Aggiunge un tocco di divertimento a qualsiasi festa o incontro. Mi chiedo quanto spesso venga utilizzato dai residenti. Bella domanda. Spero che sia ben mantenuto per il divertimento di tutti. Ecco come godersi i vantaggi di una splendida piscina. Lezione 29. Problemi di sicurezza. Sui giornali sono apparsi articoli allarmanti su coppie che hanno lasciato i figli chiusi in macchina per 6 o 8 ore. È assolutamente sconvolgente. Come si può pensare che una cosa del genere sia accettabile? Lo so. È preoccupante come alcune persone non diano priorità alla sicurezza dei propri figli. È un promemoria dell'importanza di essere genitori vigili e responsabili. Sì, e sottolinea la necessità di campagne di sensibilizzazione pubblica sulla sicurezza dei bambini. Certamente. Dovremmo impegnarci per una migliore istruzione su questi temi. Forse potremmo fare volontariato presso organizzazioni locali che si occupano del benessere dei bambini. Sembra un'idea fantastica. Brindiamo al cambiamento nella nostra comunità. Sì. Insieme possiamo contribuire a garantire la sicurezza delle generazioni future. Lezione 30. Scelte di trasporto. Ho pensato di usare i mezzi pubblici invece dei taxi, si può risparmiare denaro. È un'idea geniale. Il trasporto pubblico è spesso più economico. Esatto. Inoltre, riduce la difficoltà di parcheggiare nelle zone affollate. Assolutamente sì. Potrebbe anche essere un'opzione più ecologica. Spesso mi accorgo che prendere l'autobus o il treno può essere di per sé un'avventura. Sì, incontrerai persone interessanti e vivrai la città in modo diverso. Organizziamo una gita di un giorno con i mezzi pubblici, potrebbe essere divertente. Sembra fantastico. Ecco come scoprire la città in un modo nuovo. Sì. Che i nostri viaggi siano pieni di emozioni e avventure.